alle spalle di Marina, seguitemi. Sicuramente più economico di Elon Musk. Siamo venuti a provare in azzurro. Ты похожа на славянку. Di un daily 4x4. Ciao! Sorpresa! Che sorpresa, c'è anche lui! Ragazzi, adesso dopo il daily vlog che ha rotto le balle a tutti, facciamo il wiki vlog. Torniamo al video settimanale come prima, mi raccomando, ricordatevi ogni mercoledì, sempre alle 20 da 2 anni. Yeah. Sei contento? Sì, sono tutti i giorni. Vabbè, mi ero un po' stufato di vedervi sinceramente, adesso ve lo dico proprio A con tu a loro, forse loro a noi. Prima cosa. L'antenna, sì, l'antenna ci ha salvato stanotte. Siamo collegati al bar dove abbiamo mangiato ieri sera, scroccando wifi, perché non abbiamo ancora la SIM. Ieri siamo arrivati in ritardo, lo sapete, è così. Se Succede. non avete visto i daily vlog sappiate che siamo arrivati ieri sera in Armenia. Siamo in Armenia. Siamo in Armenia. Anzi, pensavo era un Giorgia. Ma non è normale. Ghiumbri, vabbè, insomma, siamo qua. In questa tipica piazza di stile russo, sovietico, diciamo così. No, adesso a parte gli scherzi, è bellina. È una cittadina che non è sulle rotte turistiche, diciamo così, ma insomma, quello che stiamo scoprendo adesso nelle prime ore è una cosa simpatica da vedere. È la seconda città più grossa dell'Armenia. Tenete presente una cosa, in tutta l'Armenia ci sono 3 milioni di abitanti, non è che ci siano molte persone. Però questa piazzetta è carina, adesso ve la facciamo vedere. Qui dietro abbiamo degli eroi nazionali che non vi sto a spiegare chi sono, ma per un semplice motivo. Perché? Perché sullo scritto in armeno non si capisce un cacchio. La scrittura armeno sono degli specie di ghirigori, proprio non puoi associarle a una lettera, quindi Wikipedia vi può aiutare. Siamo nella piazza centrale, alle spalle di Marina, seguitemi. Siamo un po' in controsole, ma c'è il municipio. Municipio che rende molto di più di notte, perché ieri sera qua tutto illuminato, era uno spettacolo. Poi da questa parte qua abbiamo la cattedrale, che è una chiesa tipica armena, ma ne abbiamo anche una da questa parte. Ma sapete qual è la cosa più bella in assoluto? Che stamattina abbiamo sentito le campane dopo mesi ed è stato stranissimo. Le classiche campane dei paesi che da quando siamo bambini le sentiamo. Stamattina siamo svegliati con le campane e detto, oddio, che cos'è? È stato un ritornare bello comunque. Dovete sapere che abbiamo lasciato ormai i paesi. Ding dong. Deve averla presa in testa la campana. Ma qua è proprio forte. Dai, scusa. Abbiamo lasciato i paesi musulmani, cioè l'Armenia è un paese Ortodosso. Sì, esatto. Adesso però dobbiamo fare una cosa veloce. Prima levarci da qua che inizia a scaldare, cioè per Sì, quanto mi siamo a brucia. 2000 metri o 1800, quanto siamo, fa caldo. Ma dobbiamo andare a prendere la SIM, che è la prima cosa importante, perché siamo senza internet. Qua la particolarità è che se non sbaglio per 11, 12, 13 euro al mese abbiamo internet illimitato, è un pacchetto turistico. Vediamo se esiste ancora. Se esiste ancora, È una figata. se no. Comunque mancheranno le moschee. Perché? Siamo abituati a svegliarci con quelle. Che mi sono le 4 del mattino, ma che. Che no. Ma che cos'è questo apparatino? No, te lo spiego io, ragazzi. Cos'è? Ragazzi, passeggiando, allora, questa o è un genio che l'ha inventato o comunque è un business, ragazzi. Chi ha voglia di fare qualcosa fatelo, perché tu metti il cellulare qua, metti le monete qua e sganci il blocco e questo fa un giro a 360 gradi, quindi tu se rimani fermo e ti gira tutto attorno alla piazza con 4 pezzi di ferro. Si è inventato un business, è un genio.
Non possiamo provare anche noi adesso? No, basta fare così con la Ma non manina, è guarda, così, è la stessa non identica è- cosa. Ho scoperto di essere cieco. Non riesco a vedere, non a capire una lettera. È andato a bere alla fontana. Viva! Abbiamo fatto viva! Viva la Sim Viva! Che vive! Sim, un mese con internet illimitato, se non sbaglio 300 sms qualche minuto di comunicazione, totale di 10,90 €. Direi conveniente, insomma, va bene. Sicuramente più economico di Elon Musk. Siamo venuti a provare il nazuk, che è un tipico dolce armeno, che di solito sono arrotolati, ma loro li fanno così, in questa versione moderna aperta, con un bel cappuccino. Devo dire che la faccia anche di cappuccino. È un dolce di pasta frolla con dentro le noci, ed è buonissimo. Anche un cappuccino all'estero, dopo mesi, ha il suo perché. Ragazzi, qua abbiamo la chiesa di San Salvatore, è un magnifico esempio di architettura armena. Dicono che all'interno sia molto luminosa e adesso vediamo se riusciamo ad entrare. Pur essendo fatta con queste pietre nere praticamente, ha una grossa luminosità all'interno. Come avete visto ci sono pochi affreschi rispetto alle chiese ortodosse che abbiamo visto negli altri paesi. Comunque sembrano fatti recentemente. È molto particolare ma molto bella, però è una cosa strana questo nero col contrasto col bianco. Andiamo a vedere il retro che c'è una cosa interessante. Allora, con questo rumore sottofondo di costruzione, e poi vi spiegherò una cosa, questa qua, che avete appena visto, è un monumento ai caduti purtroppo nel terremoto dell'88, che ha distrutto anche in parte questa chiesa che è stata ricostruita, ma come altri edifici qui attorno. In questa strada stanno completamente rifacendo il manto stradale, i marciapiedi e tutto il giardino davanti, con una grossissima piscina che si vede qua in giro. Piscina dove ci saranno le trote dentro con l'acqua. Ora, la sensazione di questa città qua è che la stiano ricostruendo, ma l'avevano già fatto nel 91 quando si sono staccati dall'Unione Sovietica e hanno voluto dare un'impronta e slegarsi da quella che era la Russia dell'epoca. Però ci sono comunque dei grossissimi impronte russe ancora oggi che andremo a vedere. Ed ecco qua che si riesce a vedere come è stata distrutta. Addirittura hanno lasciato qua in memoria la vecchia cupola che si era ovviamente rotta, caduta insieme a tutto il resto. Signorina, Dica, faccia il suo lavoro. quale? Cambia l'ora. Ah, Perché in Armenia abbiamo un'ora in più. Sappiscilo, che lì segna le 12 e già l'una, io c'ho fame. GPS info. Fatto. Quindi adesso siamo a più 4? Più 4, quindi 2 ore in più dell'Italia. Andem, sì! Comunque c'è la polizia che da ieri sera continua, c'è una macchina che addetta a sta piazza, continua a girare attorno. Poi suona e dice qualcosa e va. Vabbè ragazzi, non si è capito, però è così, si annoieranno secondo me. Lì la macchina, guarda. Ci siamo spostati per pranzo e siamo venuti in un'area della città che oggi è abbandonata e dimenticata. C'è un monumento che una volta era all'avanguardia nell'epoca sovietica.
построили, дома построили. terremoto. Переводчик есть у вас. È difficile. Non ci capiamo, non ci capiamo. È difficile capirsi così. Это. Era semplicemente un paradiso, c'erano filobus che portavano agli istituti da tutto il mondo, tutte le persone studiavano qui. In generale, in epoca sovietica era una città molto pulita. Allora, la città era molto bella, ordinata e pulita, con le fabbriche, c'erano molte fabbriche, tutti i loro prodotti venivano spediti in tutto il mondo. E ora, come con una mano tesa, ogni repubblica dà e dà. Tutto il mondo è cambiato, tutto il mondo sta andando male. Ma tu come ti chiami? Весь мир идет плохо. Но как тебя зовут? Надежда. Nadezhda, Nadia in italiano, Marina, Ай, Ruski name, no? Marina. а ты вообще похожа на славянку. Да, ты на итальянку, No, italiano, russo. Славянка русская. Ah, славянка. Io Maurizio. Когда-то мы были 7 национальностей славянами. Не было ни украинцев, ни белорусов, ни русских. Нас 2 брата раз соединили, придумали языки, придумали национальность. Поделили земли, а теперь народ умом тронулся из-за денег, из-за этих границ. Воюют. Una volta eravamo di 7 nazionalità e non c'erano né slavi, né ucraini, né bielorussi, né russi. 2 fratelli ci hanno separato, hanno inventato le lingue, hanno inventato le nazionalità, hanno diviso le terre e ora la gente è impazzita a causa del denaro e si sta combattendo per questi confini. Loro praticamente preferivano quando c'era il blocco l'Unione russo. Sovietica, che erano tutti insieme e tutti uguali. Poi dopo sono andati peggiorando le cose per loro, chiaramente. Ok, ho capito. Ho capito, sono sempre tutti problemi politici. Grazie per le tue spiegazioni, sono molto interessanti per noi stranieri. Я понимаю, это всегда все политические проблемы. Спасибо за ваши разъяснения, они очень интересны для нас, иностранцев. Нету никаких иностранцев. Мы все одни люди. Мы в этом мире в гостях. Пришли и уйдем. После себя надо все хорошее оставить. Не надо ни враждовать, ни убивать, ни стрелять. Мы на тот свет никто, никакой народ ничего не возьмет. Non ci sono stranieri, siamo tutti le stesse persone, siamo venuti come ospiti in questo mondo e così ce ne andremo. Devi lasciare dietro di te tutto ciò che è buono. Non c'è bisogno di litigare e uccidere. Nessuno, nessun popolo porterà nulla di noi all'aldilà. Basta, stop. Ragazzi, che incontri. Stavamo per parlarvi di questa fontana, ma è venuta a parlarcene la signora alla fine. Esatto, ci ha raccontato un po' la storia di questa fontana, di questa zona. Sì. Questa era una zona praticamente di università. Qui tutto attorno, come avete visto da quella piccola foto che ci ho fatto vedere, era piena di stabili e questa fontana era proprio al centro dell'università. Come ci ha spiegato la signora, c'era gente da tutta la Russia, da tutto il blocco sovietico, che veniva qua a studiare. Erano delle facoltà di alto livello. Poi, dopo il terremoto del 1988, è crollato tutto quello che c'era intorno è crollato, tranne la fontana che si è salvata. E oggi questa zona è una zona periferica un po' dismessa. Diciamo che la maggior parte delle persone qua non gli dà buoni ricordi questa fontana. Gli ricorda il periodo russo e quindi questo loro, secondo me non tutti. No, infatti la maggior parte di quello che si trova scritto online racconta questo, però la signora invece ci ha raccontato che non è proprio così. Sì, perché ai tempi c'era molta più ricchezza, quindi stavano molto meglio, un po' come da noi, chi parteggia per il duce o chi no. Esatto, c'erano periodi storici dove diciamo lo Stato ti proteggeva, magari ti dava anche poco, ma tutti avevano lo stesso trattamento, altro che non c'erano ladri, non c'era nessuno che rubava, nessuno interessava il soldo in sé, lavoravano, avevano poi la loro vita normale. Ora, non voglio entrare in situazioni politiche o dire meglio una cosa o meglio un'altra, so soltanto che il raccolto di queste persone che hanno 70 anni, questa signora diceva che era molto più felice all'epoca, la gente studiava ed era molto più gentile, fra di loro si aiutavano, cosa che adesso non è più. Adesso pensano solo ai soldi, a guadagnare sempre più soldi, ok? Senza andare troppo lontano. Ed è una cosa che stiamo vedendo tutti noi, credo. Beh, in riepilogo direi che questa sosta a pranzo, che non abbiamo ancora fatto tra l'altro, Esatto. è risultata molto interessante. Quasi Sì. quasi non stavamo neanche passando di qua perché è davvero una zona periferica Sì. e è dismessa, non c'è niente a parte la fontana.
e invece si è rivelata una esperienza molto interessante. Come al solito, come dico sempre, queste cose non le leggi né sui Lonely Planet e ne sono cose, diciamo così, turistiche, sono cose che ti capitano, ma sono poi la bellezza del viaggiare. E comunque le abbiamo dato 1000 dram alla signora per il cibo dei cagnolini, visto che aveva intorno 82 cuccioli e doveva sfamarli. Sì. Quindi... Non penso che stia benissimo come No. economicamente parlando, non ci ha chiesto soldi, non ci ha detto assolutamente nulla, siamo noi che le abbiamo fatto un'offerta per i cagnolini, perché so che lei dava da mangiare ai cagnolini, poi che li usi lei o li usi per i cani, non mi interessa. Abbiamo capito male, la casa della signora è questa. Abbiamo un dubbio su questa ruota davanti, non è molta la differenza, ma è il caso che un gommista la controlla. Ruschi no. Controllo. Ci piace andare dai gommisti? Lo adoriamo. È un chiodo, confermato! Altro chiodo, non so se sulle strade dove andiamo, però guarda che bello. Devo ripararlo anch'io col kit. Ah, cos'è? Chiodo. Chiodo. Bene ragazzi, abbiamo speso 4,50 €. Potevo ripararlo io? Sì, c'ho l'attrezzatura, però c'era il gommista così comodo. Perché fare fatica? Devo fare una considerazione, sicuramente stiamo facendo delle strade brutte, anche quelle del confine sterrate, però ragazzi, prendere un chiodo dietro l'altro la cosa è un pochino, insomma, mi inizia a stufare. Non ci sono sicuramente soluzioni se non quelle di riparartelo da solo o fermarti a far riparare le gomme. Però devo dire che rispetto al Marocco, dove ci è andato tutto bene con delle gomme di 20 anni fa, con le gomme nuove è che palle. Ecco, qua ogni 2 settimane si buca. Ma tu lo sai che c'è qualcuno che ci ha detto che da quando abbiamo comprato quell'occhio lì, che abbiamo delle sfighe, quindi non lo toccare! Ragazzi, se c'è ancora qualcosa lo butto, me ne frega, o ve lo regalo chi lo vuole. Lo mettiamo in palio! Esatto, lo spediamo a casa e ce lo pagate in comode rate. Ma chi le vuol pagare sto coso se porta Iella? Che lo sai? Questo cosa vorrà dire? Che non si può passare? Ma no! Non vuole sicuramente dire quello. Si sta abbastanza bene, però per essere a 2000 metri fa caut. Soprattutto se devi fare gli scalini. Adesso ci facciamo 15 scalini, dai. Di più? 1, 2, 3, 4. Adesso li conto. 29 scalini per vedere cosa? Ed eccoci qua ai piedi della Madre Armenia. Questo monumento è dedicato all'Armenia ed è dedicato, suppongo, perché non riusciamo a tradurre, anche ai caduti della guerra del 41 al 45, perché non riusciamo a tradurre quel geroglifici lì. A questo punto si domina tutta la città con la bellezza del Monte Ararat dietro, che oggi si vede bene, ed esattamente dall'altra parte c'è la Fortezza Nera, che è stata ristrutturata ed oggi è un palazzo dove fanno concerti. Bravo posto? Carino per dormire. Ma? Non ci piace. Perché? Perché il parcheggio è chiuso. E? Rimarremo sulla strada. E? Non le sa le cose. Cosa devo dire, Dad? Niente, che andiamo via. Davanti a me vedete la Fortezza Nera. Io sono la Sfortezza Nera. Sono in alcuni casi. Tra viaggiatori si parla parecchio delle condizioni pessime delle strade in Armenia. Noi per ora stiamo vedendo che le stanno rifacendo tutte, quindi probabilmente erano brutte prima e ora
Abbiamo appena parlato delle strade, ecco, questa è una di quelle che ancora non hanno messo a posto. Avete visto quel camion pieno di quei specie di mattoni? Sembra una pietra, però non siamo sicuri se è un sabbia mischiata al cemento, che poi comunque viene tagliata perché c'è proprio i segni. Comunque, questi mattoni qua vengono utilizzati per fare qualsiasi tipo di costruzione. Siamo a Sasmogavan. Sasmogavan. Vabbè, guardate che canyon fighissimo che c'è qui sotto. Qua di fianco a noi c'è questa piccola chiesa in stile prettamente armeno che domina appunto su questo canyon ed è veramente insomma suggestivo, soprattutto adesso con questa luce. E avete visto che c'è la messa che viene celebrata stranamente all'esterno, non ho capito il perché. Ragazzi, bello scuro dentro, proprio dalle candele, dalle torce di una volta. Particolare, molto scura. Tutto stavo guardando qui fuori. All'ingresso del portone si notano due parti più nuove, però la base cioè non è crollata e non è crollata neanche la porta d'ingresso, quindi è una modifica che hanno fatto. Io su queste cose flippo poi, perché cerco di capire sempre perché e che cosa hanno fatto. E secondo me erano due finestre. Invece di finestre non ce ne sono dentro, c'è soltanto un buco centrale in cima che fa entrare leggermente la luce, ma vi assicuro che entrando di primo impatto dal sole fuori non si vede nulla. Assolutamente, tutto completamente nero. Particolare questa architettura, non so se sono tutte così, vedremo. Boh. Nel frattempo vorrei aggiungere che noi siamo arrivati qui perché questa è una zona tranquilla dove noi possiamo pernottare. Buongiorno, è sabato. Ieri sera non abbiamo dormito assolutamente nulla, perché alle 2 o 3 del mattino i cani hanno iniziato a fare un casino fino a questa mattina, dove forse un'ora questa mattina, con ormai la luce, l'abbiamo dormita. Poi alle 8 sono fuori centinaia di bambini, io non ho capito perché il sabato vanno in gita a vedere una chiesa. Ma magari sono in ritiro per la comunione, la cresima. Sì. Vabbè, preferivi il muezzin? Non lo so, però fra cani, mamme che urlano e bambini che corrono a destra e a sinistra curiosi per vedere se c'è qualcuno dentro che dorme, vabbè. Oggi non sarà una grandissima giornata, o meglio, per me sarà una grandissima giornata, nel senso che direzione un camping che c'è qua vicino, perché vicino alle città è meglio fermarsi nel camping. 2, c'è probabilmente la piscina e fa caldo, mi butterò lì tutto il giorno a fare la rana. C'è anche un 3? Sì, editerò, forse. 1. Tu non sai mai cosa ti può succedere nella giornata, quindi prima di arrivare al camping ci saranno sicuramente delle sorprese. No. Io vado diretto, me ne frega un cazzo. 2. No. Ieri abbiamo dormito nel centro di una città da 110.000 persone, nella piazza principale. E abbiamo dormito bene. E abbiamo dormito da Dio. Quindi non è che nelle grandi città bisogna per forza andare in campeggio. Bisogna vedere e valutare i posti. Voglio andare in campeggio perché c'è la piscina. Chiaro. Ho capito. Tra l'altro ho guardato le previsioni e ci aspettano 2 o 3 giorni di un caldo infernale anche qua. Pur essendo in montagna avremo 36-38 gradi. A maggior ragione, ci vuole bisogno della piscina, voglio stare lì come a Marrakesh a fare la rana. Poi intanto edito, quando mi scaldo vado dentro.
Posso? Oh, ragazzi, guardate che noi qui in Turchia, proprio perché è enorme, cioè abbiamo corso. L'unico periodo che siamo stati un pochino più tranquilli è stata Cipro, ma il resto, ragazzi, cioè qui tutti i giorni, solo per farvi vedere le cose a voi, a voi. E l'hanno visto nel daily vlog che tutti i giorni abbiamo fatto qualcosa. Quindi non vi lamentate se mi fermo un paio di giorni. E poi non puoi fare la rana, visto che sei già un Ok. mai. Perché Maiale! sono un babi io. I babi sono quelle rane grosse da 1,5 kg, tutte ciccione. In italiano si chiamano rospi. No, è babi. E il Mauri che parla un po' piemontese, no? Che c'ha il verde. Il e babi c'è anche il babi. E il babi è a livello nazionale. Cioè, è venuto a fare. Cosa ci usano come porta? Sì. 비가 내리면 자연스레 너를 떠올려 따스해지니까 Ecco Marina intenta comprare le ciliegie, ma mi sa che non le compro perché sono care. Con la calcolatrice cercano di capire quanto è il prezzo. Allez, caffè. Caffè? Sì, vuoi un caffè? Caffè. Ah, Tim? Caffè? Caffè. Il est caffè, e qui, e Ok. 3 caffè. Tre caffè. Abbiamo anche scroccato il caffè. Vieni a qui, mani Lena. Lena, Marina, Marina già. tutte si chiamano. Ah, Cos'è? Spiega, va? tutta la pianta dei gelsi che è sua, che ci ha tenuto a dirmelo. Perché Non dietro di te so. ci sono delle piante di ciliegie. Ma il no? caffè, non so se dice andiamo a prenderci un caffè, 3 caffè, mi offrite il caffè, non lo so. O ce lo offre lei. Bah. È gentilissima, ci ha offerto la frutta buonissima. E ho fatto una domanda. Gli ho detto, come si sta a Deglio adesso che l'Armenia oppure prima quando era la Russia? E lei fa, molto meglio prima. Prima si dicevano i soldi, si andava in giro, si faceva, insomma, era una bella vita. Gli faccio, a noi ci raccontano che si sta meglio adesso. E lei ha risposto, quelle che raccontano sono le cose che raccontano in televisione, ma non è la verità. İş var bana uyası yerlerle. Lena ti ha offerto qualcosa oppure no? Sì. Sì, qui. Foto con Elena. Oh, sì. Bella, ma sì che sei bella. Venuta. 비가 내리면 자연스레 너를 떠올려 따스해지니까 Siamo arrivati nel campeggio e la signora non era sicura che noi potessimo scendere questa strada. Quindi Perché scendere e salire, sì, vabbè, ma una volta che siamo scesi lo scopriremo al ritorno al massimo. se non piove. Io penso che abbiamo fatto di peggio quando eravamo in Grecia soprattutto. Sono un pezzo facile. Andiamo in prima, piano piano. Senza aspettare. Ok, siamo arrivati nella terrazza panoramica. Siamo
questo bellissimo campeggio, una chicca qui in Armenia, ma soprattutto famoso fra i viaggiatori, più o meno famoso, poi anche qualche youtuber tipo lo so i Beyond the Trip si sono fermati qua, addirittura loro hanno lasciato qua 10 mesi il camper, Il viaggino. proprio perché è un posto dove molti viaggiatori magari per rientrare in Italia o per fare altre cose lasciano proprio il mezzo per dei mesi. C'è addirittura qua di fianco un bel pezzo che vi faremo vedere dopo di due ragazzi, più o meno ragazzi italiani, che abbiamo appunto incontrato qua. Anche loro appunto nei prossimi giorni rientreranno in Italia per qualche settimana e poi vi faremo vedere un attimino con che mezzo stanno viaggiando. Questo è possibile perché l'Armenia vi permette di lasciare qua il vostro mezzo fino a 1 anno, a differenza degli altri paesi qua nei dintorni che vi consentono di lasciare il mezzo nel paese solo per i 3 mesi in cui ci state voi. Mi sembra doveroso un piccolo campeggio tour, vi faccio vedere come è organizzato questo posto perché è veramente spettacolare. La signora Sandra ha pensato a tutto. È vero, ha solo un problema, È su più livelli, Ci sono le più grandi scale. scale. Queste sono le prime scale, noi siamo parcheggiati proprio qua al nostro Bruto con una visuale incredibile sulla valle qua di Gogt e loro sono i nostri amici che vi presentiamo dopo. Faccio prendere confidenza con la telecamera. Cosa sono quei 3 buchi là che... Gli obiettivi dici? sono obiettivi, ok, quindi devo mirare a Devi guardare qua, ti farò dei segni col dito. non deve lampeggiare qualcosa No, quando sono- niente, non è come niente. come le videocamere Quindi professionali. adesso sarebbe già così. Sì, tu sei già in diretta. Sei già in diretta. In diretta? No, ma voi siete scherzo. bastardi dentro e fuori. Ma non è finita qua, c'è una seconda terrazza ed abbiamo ovviamente una seconda scala. Tra una scala e l'altra ci sono i punti di riposo, queste belle panchine con tavoli e tra l'altro ci si può stare qualsiasi orario del giorno e della notte e il punto è panoramico. Passiamo in questo corridoio che ha tutti i servizi dedicati ai campeggiatori. Queste sono le docce, raga, più nuove e pulite che io abbia mai visto nella vita. Qui ci sono i bagni con carta igienica, cosa non scontata, e qui c'è la lavatrice. La signora Sandra ha pensato a tutto: cestini per raccogliere la roba, detersivo, mollette e uno stendino a testa. Ci credete che per andare in piscina dobbiamo ancora fare una scala giù e 2 scale su? In mezzo alle galline, tra l'altro. Nella seconda terrazza, quindi scendendo da quella e poi risalendo, arrivi in questa terrazza dove ci sono questi tavoli qua per poter così mangiare. Hello. E poi all'interno c'è la cucina con frighi, forni, fornelli, insomma puoi usare qualsiasi cosa, latte, caffè, tè, un altro. Ok, allora questa qua è la cucina, una delle 2 perché forse ce n'è un'altra. Vedete? Frighi, attrezzatura, hello. I ragazzi che ovviamente stanno cucinando. Direi che c'è veramente tutto, ma non è finita. Ah. Allora, la gioia di Mauri per fare un'altra scala. Qua. Possiamo mettere anche il nostro. Ragazzi, se voi conoscete qualcuno, scrivetelo qui sotto nei commenti. E poi ragazzi, adesso che tagliamo il nostro, fotografatelo e inviatecelo. Ultima scala per arrivare nel posto tanto sognato. Alberi di ciliegie, amache all'ombra e la piscina. Ditemi voi se non è questo un paradiso. Ragazzi, noi siamo qua a editare e ovviamente c'è la flora e la fauna locale. Guardate quante galline che ci sono qua, guarda quante. Coccode! Ti ha risposto. Mari, cosa ne dici, Guarda là, guarda quante ce ne sono. Si considera rubare? No, qua no. Allora non c'è gusto. Sì, rubare allora. Abbiamo incontrato una persona fantastica qua che gira con un daily 4x4 35 S18 18V. 18V. È Gigi che l'avete appena visto. È una persona che non si vede ma ha 69 anni. Ma perché lo Ne devi... hai messi in qualcosa di più, ma insomma vabbè. Ma 68 dai. Vabbè, 68 no, porca troia. Vado a 69. Siamo un po' ubriache perché abbiamo bevuto fino adesso la vodka qua della zona, quindi se viene fuori qualche stronzata sapete perché. Ma adesso parte le battute.
gira con questo mezzo che non so se te lo sei autocostruito, ma sicuramente l'hai... Parzialmente, no, l'ho trovato, l'aveva già fatto l'Iveco prima di me. Ok, bravo. E quindi no, io l'ho adattato alle mie Alle tue esigenze. esigenze. E quindi è quello che ho fatto, è quello che è, lui mi rappresenta. Ok, e stiamo parlando di un daily. Di un daily 4x4, la prima versione uscita in questo sistema, ovvero telaio eccetera di base, è della SCAM, che è un'industria che produceva mezzi per l'esercito o comunque industriali. Di daily c'è solo il motore e la cabina in realtà. Poi l'Iveco ha acquistato l'intero progetto e vabbè, quella è un'altra storia. Io l'ho trovato da un signore di 70 anni che non era lontano da casa mia, tutto sommato. Io ho cercato dappertutto un mezzo così e lui ce l'aveva lì ed era stufo di viaggiare e quindi dopo varie insistenze me l'ha ceduto al prezzo che volevo io. Ottimo. Mi stai parlando di un mezzo che ha... Quante marce mi avevi detto? Un pacco di marce, ne uso la metà, però andandole a contare sono 24. 6 marce con tutta una serie di riduzioni. Riduzioni che alla fine sono 24, più 4 retromarce. 4 retromarce? Eh sì, perché è 4 volte. Anche le ridotte le puoi mettere nelle retromarce. Certo. Puoi Guarda, vedere le leve. Dopo sì, beh sì, Dopo vogliamo vedere tutto. Stiamo parlando di un mezzo, innanzitutto 4x4, abbastanza alto, che lo porta, a detta sua, insomma, sui peribricchi. E giusto 2 giorni fa si è impiantato. Giusto, ma anche perché poverino non aveva le scarpe giuste. Esatto, ha un problema di gomme. Lui dice che queste gomme qua sono un po' stradali, quindi Non andavano bene. non fa per il abbastanza corpo. grip. È un viaggiatore. Dov'è che sei stato? In giro più per il io mondo. viaggiatore ancora non mi reputo un viaggiatore, sono nato fuori stradista. Fuori stradista. Fuori stradista, però mi è piaciuto sempre viaggiare, perché viaggiavo anche prima per altri motivi, comunque andavo a giro per il mondo e quindi ho cercato di unire le due cose e ho sempre voluto un mezzo fuori strada che mi desse l'opportunità anche di viverci dentro. Questo per me non è un camper, è un fuoristrada un po' più grosso dove ci posso vivere dentro. E infatti l'ho voluto realizzare come lo penso io, con vari centri bassi, carichi, contenuti, eccetera. Ma non ho fatto nulla di particolare, No, ok, ho preso ok. qualcosa che era già buono di suo. Non esiste il camper o il mezzo perfetto. Non esiste. Ognuno ha il suo, se lo cuce addosso. Mi stava dicendo che la bellezza di questo, almeno per lui la bellezza, è che non ha nulla fuori sagoma, nel senso dove passa il muso passa tutto il resto, corretto? Esatto. Salvo quando siamo fermi che alziamo il tetto e vabbè, e lì possiamo stare in piedi dentro la cellula che è solo bassa 1,60 e il resto è dentro la sagoma e questo mi permette di fare un buon fuoristrada, di muovermi tra alberi eccetera e soprattutto di tenere il baricentro basso. È importantissimo per i passaggi Certo. traversati eccetera. Infatti il proprietario di prima aveva il serbatoio aggiuntivo del gasolio di fianco, io l'ho eliminato e ho realizzato un gavone per le sedie, sdraio, quelle cose lì. Io il serbatoio aggiuntivo l'ho messo sotto, dentro il telaio fatto su misura. E così anche le acque grigie, le acque chiare, ho tutto realizzato al massimo a questa altezza. Fino a qua ci sono i pesi, oltre ci sono le maglie. Praticamente lui ha cercato di tenere tutti i pesi nel basso, più il centro possibile, perché questo gli dà la possibilità di avere in fuoristrada una maneggevolezza completamente differente. Adesso qua in Armenia sono venuto con le gomme stradali, per me sono delle scarpine da ballo e ho pagato questa scelta in montagna l'altro giorno, perché le sue gomme nasce con altre gomme, ovvero viene consegnato con le Michelin ZXL che il settore conosce, sono più alte, tassellate eccetera, ma sono rumorose, per fare tanti chilometri ti spaccano le orecchie. Quindi tu hai per uscire il berricello anteriore, le piastre, vedo, Le piastre, e il badile. E il badile che adesso è a pezzi dopo l'esperienza. C'è che questo mezzo l'hanno pensato bene, c'ha un gran motore della Iveco e poi ha questa trasmissione della SCAM che consiste, ci sono le 6 marce Iveco e poi ha un riduttore che qui purtroppo non si vede, che può ridurre le marce 2 volte, quindi ho le ridotte, le mezze ridotte, le lunghe, le mezze lunghe. Ok. E inoltre ho 2 ponti rigidi, la trazione integrale permanente, quindi ho 3 blocchi, centrale, poi il posteriore e l'anteriore. Alla fine si muove come un carro armato.
Gigi era Gigi Toyota, sono sempre. Infatti, scusate, io mi porto dietro sempre questo. My Toyota is fantastic. Perché tu avevi una vecchia Toyota e avevi Io questa. sono stato per 30 anni Toyotaro, alla fine ho preso questo qui, però sempre My Toyota is fantastic. Vieni a casa, entra in casa. Vedo che qua sei essenziale, hai 3 blocchi, vedo lì. I 3 blocchi, esatto. Un autoradio Qui ci sono normale. le 6 marce dell'Iveco, però qua le 2 levette fantastiche. Praticamente questa mi riduce di 1/3 le marce che ho granato, poi posso anche ridurre il tutto e ridurre di 1/3 anche le ridotte, quindi ho 4 gradi di riduzione. Voglio vederlo anch'io dentro, ma è più alto che non avere neanche il nostro scalino su brutto. Bisogna un colpo di Colpo di reni con la sciatica. Aspetta un attimo, aspetta. in mezzo. È altissimo! Sì. Vedi, Madonna, sei ma anche in guidando, aereo! tu vedi 2 o 3 macchine avanti a te, quindi Bellissimo. anticipi i problemi. No, la guida è perfetta. Mamma mia! Noi abbiamo comprato sto mezzo spinti, io e Cristiane, Ciao Cristiane. che finalmente abbiamo detto questa è la nostra macchina, poi finalmente possiamo dormire dentro, cucinare dentro, perché con i fuoristrada di prima diventava complicato. L'abbiamo comprato a occhi chiusi, io l'avevo provato una volta 10 minuti, abbiamo acquistato e partiamo per farci la prima gita e siamo rimasti sconvolti dalla durezza delle sospensioni. Abbiamo detto proprio oddio cosa ci siamo comprati, delle botte nella schiena, era duro così, e lì è incominciata la mia ricerca, il mio di notte ragionare come posso migliorare la resa di ste balestre, e alla fine le balestre sono sempre quelle, però ho aggiunto il sistema di sospensioni pneumatiche, ho cambiato gli ammortizzatori, ho preso ammortizzatori regolabili in scarico per vari motivi tecnici, e adesso siamo ad un buon compromesso di comfort. Stiamo passando a guardare un attimo la parte retro. Il culo. Io avevo solo una domanda, e la domanda è: quante volte hai cambiato la gomma? Hai usato la ruota di scorta? Mai. Mai, che culo, che culo. Io 3 volte nelle ultime 2 settimane. Ok. Che sto. Cos'è il crick? Lo metto? No, è la binda. Cos'è la binda? La binda è uno strumento abbastanza rustico per sollevare la macchina, però prevederebbe di avere gli attacchi per la binda, cioè per agganciare questo, perché non basta solo appoggiarlo qua e tirar su, ti scivola via, ti fai dei danni, ti fai tanto male. Questo mezzo è troppo alto per usare la binda, normalmente si usa nei fuoristrada che hanno gli occhioli apposta per infilarci quell'affare lì. Io qui l'ho presa e ce l'ho per un'altra cosa, ovvero in combinazione con questi 2 ganci, se mi dovessi piantare nella sabbia, per esempio, uso la binda per sollevare una ruota, Ok, mettere sotto. uso qui il gancio della binda, sollevo, alzo la ruota, ci infilo sotto la piastra, riabbasso e vado. Invece di scavare. Invece di scavare, l'altro giorno non l'abbiamo fatto, ma perché io vado a gradi, cioè provo prima le soluzioni più semplici e mano a mano vado su quelle più drastiche, insomma, perché ho sempre poi ancora la seconda, la terza, la quarta, la quinta, poi alla fine c'è una buona preghiera, una grappetta e aspetti che passi qualcuno. Queste sono cose che non si dicono. Adesso bisogna. così. No, me lo devi dire. Quanto ce l'hai lungo? Vabbè, dai, 5,70 metri. Sti cazzi. 5,70 m. Così è madre Iveco. Quanto ce l'hai alto? 270. 170. Queste sono le dimensioni del signore. Qua dietro, cosa avete capito voi? Per adesso Marina vi fa vedere l'interno. Sono entrata nella cellula perché sono molto interessata a vedere come si vive dentro a un 4x4 compatto come il loro, che effettivamente ha anche un'altezza ridotta, però vedevo questo soffietto di fianco e sono venuta dentro a vedere com'è la situazione. Ok ragazzi, appena saliti ci troviamo qui e chiaramente vedo la cucina e il soffietto qua si alza proprio perché così si può stare in piedi. Adesso mi siedo, Cristiane ci fa gli onori di casa. Oddio. Com'è vivere in questo mezzo? Ti piace? Sì, no, è bello. Logicamente è molto ristretto lo spazio e se vivi a lungo dentro Sì, può hai essere delle... anche
Limitazioni, dici? limitazione, ogni tanto ci sono ovviamente anche un po' di come in tutte le coppie. No, però a me piace così, a me basta quello che c'è qua dentro, a me basta. Facci vedere dove cucini, Cristiano. Allora, noi qua abbiamo la cucina con 2 fiamme Sì. e poi c'è il lavandino ovviamente con dentro qualcosa adesso. Beh, tutti ritirano cose nel lavandino, anche noi. Poi c'è il frigo piccolino, però ci basta, cioè sì, quello bisogna fare sempre un po' di spesa. Poi qua ci sono i vari i piatti, Cose della cucina, insomma. cose della cucina, dispensa. Poi da questo Poi lato c'è la zona notte. c'è la zona notte, appunto con Ganesha che ci protegge la casa. Siete stati in India? No, ancora no. Ho costruito questa mensola, ecco, dove puoi buttare sui vestiti, dove abbiamo la biancheria, asciugamani, cioè è comodo. Qua una luce, Ah sì, anche. poi qua in cucina un'altra luce, poi una da leggere. Poi porta oggetti ovunque che servono Portaoggetti, sempre. Tanti ganci, anche qua tanti ganci che ovviamente sono comodi perché attacchi tutto. Certo. E poi mi dicevi che avete le pentole qui sotto, ma anche Sì. da fuori ci potete accedere. Sì, allora qua bisogna alzare un po' e allora si può accedere alle pentole, quelle più grandi, e un secondo servizio che serve appunto per quando si cucina fuori e si hanno tutte le cose fuori. Adesso la domanda, quella classica che viene fatta sempre, ma il bagno, la doccia, la pipì, dove la fate? Se si può in natura, se no c'è il portapotti che usiamo ovviamente quando siamo in città o di notte o quando non c'è la possibilità di andare da un'altra parte, insomma. Certo. Poi Allora, ogni tanto si va in campeggio per fare una bella doccia, perché la doccia c'è solo fuori. Ci sarebbe qua dentro, ma non è agibile. sì, mi perché, dicevi che qua nell'angolo abbiamo visto che non funzionerebbe. Troppo complicato. scomoda. Lì dove ero seduta io, che praticamente è una zona cucina, salotto dove ti puoi Sì, sedere, lavorare, sì, vedi? Sì, sarebbe il nostro bagno e questo è un tavolino che si sposta. Quando poi voi viaggiate, Mhm. quanto di questo spazio cambia? Dovete ritirare, chiudere? Sì, certo, bisogna appunto legare il tavolo. Queste robe non siano troppo pesanti, se no le metto giù. Chiudere qua che c'è la tapparella Sì. e basta. E chiudi il tetto? E chiudi il tetto, ovviamente, le finestre. Però è una cosa veloce, insomma, vi Sì. siete pronti in fretta. 10 minuti neanche. Ci vogliono ben 5 scalini perché è altissimo, Sì. capite? E poi niente, questa è la postazione esterna. C'è la cucina esterna a gas, Sì. il tavolino e il E gavone. poi altri gaboni da mettere cose. Poi qua abbiamo l'indry. Altre cose, insomma, c'è spazio, un sacco le di sedie, spazio. Le sedie e tutto. Ma a te è sempre piaciuto fare fuoristrada o hai accompagnato Sì. quel pazzo di tuo marito solo perché... Sì, fuori strada. Noi abbiamo iniziato con la roulotte, cioè ci piaceva io già con i miei andavo sempre in campeggio, già da piccola, e allora già l'idea ce l'avevo. Mhm. E allora abbiamo iniziato con una roulotte con i bambini piccoli. Mhm. E poi pian pianino sempre di meno, poi fuori strada, con la tenda sul tetto, Poi poi basta. adesso siamo invecchiati un po' e diventa dura a salire sulla macchina con la tenda e cucinare sempre fuori, mangiare sempre fuori. Adesso abbiamo l'opzione e secondo me è un'opzione molto... Certo non si deve pretendere un comfort, Eh no, si scende a un compromessi. lusso, ecco. Certo, certo, si a me scende va a bene. compromessi. Bene, io direi che possiamo ringraziare, abbiamo già più che disturbati, però ci siamo guadagnati questa sera una pasta aglio, olio e peperoncino che fa lui con una sua... Alla Gigi. alla Gigi. Alla Gigi. Per me è stato un piacere avervi incontrato, Marina e Maurizio, è stata una sorpresa, a parte che li vi conoscevo già così di fama, ma a parte Di la fame. fama, Di fame. Di fame.
avervi conosciuto dal vero, siete proprio voi. Dei coglioni. Grazie. Grazie. Ed è bello, mi è piaciuto poter essere anche io me stesso, non dover recitare niente, perché No, no. ho capito che siete persone, siete come noi. Sì, normali siamo. Normali, godiamo di Ci quello vede che la gente abbiamo. che ci segue che mi dicono che sono un cazzaro. Cazzaro. Sono un cazzaro. Va bene così. Perché sono antipatici cazzari? No. Ho tutt'altro. Comunque noi stasera mangiamo la pasta e voi no. Ciao. Ciao. Ok? Siamo Armenia? appena arrivati in Armenia, sì! Ciao. Che questi suonano come in India. Allora ragazzi, siamo qua a... come cazzo si chiama sto posto? Gyumri. Yumri. Siamo qua a Yumri. Gyumri, Gyumri. Yumri. Pieno di ossa per terra, un casino. Ma dai! Si dice cattolico, ortodosso o cristiano? Com'è che è? Cattolico o cristiano? Scrivetelo qui sotto se No, lo sapete. no, non lo voglio mettere sta cosa, fa Cristiano cagare. ortodosso. O cattolico, cioè noi siamo Cattolici. cattolici cristiani, loro sono cattolici e ortodossi. Ortodosso. È il primo. Ah, ok. Allora niente, l'hai già detto tu. Ed è pieno di ossa, ortodosso. Allora...